Bonjour tout le monde. Ora c'è questa cosa dell'IGTV e devo essere sincera, come lo sono sempre, non ci capisco un cazzo. Cioè, poi mi viene da dire, boh, magari posto dei video più vecchi, parto delle storielle, faccio come se fosse sempre esistita, ma il fatto è che non è sempre esistita, quindi tanto vale forse prima presentare me, un po' di appunto chi sono io, da dove vengo e cosa faccio e poi iniziare a postare del materiale che rimane, vedo e insomma la cosa è piuttosto simpatica e vedo degli sviluppi, come vedo degli sviluppi ultimamente in tante cose. Quindi, se sul mio profilo sapete che mi chiamo Alessandra Cantini, forse non avete ancora cliccato sul link web che vi manderà su The Venusians, che è appunto il blog dove difendo le mie idee neomaschiliste. Vale a dire, io penso che il femminismo sia andato troppo lontano e che il Me Too sia una farsa, sia una maniera per una forma di terrorismo di genere volto a uccidere l'uomo, volto a commettere un genericidio e prendo diciamo parte per tanti uomini che spesso si vedono negato l'affido dei figli, devono spendere un sacco per vederli, si vedono rovinati dalle proprie donne, ricevono false accuse di stalking, insomma adesso la situazione sta degenerando parecchio, ecco. Come sono arrivata a questo? Perché credo fortemente in un senso di giustizia e ho studiato scienze politiche, mi sono laureata in magistrale in relazioni internazionali e appunto ciò che manca adesso nel mondo è una carta che difenda gli uomini, che comunque dia un appoggio a loro, un appoggio giuridico a loro che stanno subendo veramente. Quindi niente, questa sono io, vabbè, poi ho fatto l'attrice, ho fatto la politica, vabbè, ma ciò che mi interessa adesso è trasmettere quello che faccio, quindi vi consiglio di vedere sì il blog e vi consiglio di seguire il canale YouTube. A volte posto delle cose sul blog, a volte le posto su YouTube, dipende, che la mia ultima strategia di comunicazione politica, perché poi alla fine è politica quella che faccio, come facevo prima, è la porno politica. Cioè, quando devo parlare di un argomento che mi fa godere a livello politico, come per esempio sono state le elezioni in Toscana perché il PD si meritava una bella sconfitta e come del resto sarebbe stato l'Aquarius una settimana prima che non è arrivato a Livorno ma è andato in Spagna, insomma questa idea mi è venuta soltanto col PD per una concatenazione di cause, visto che ero a un discorso sulle sinistre, sono stata maltrattata e siccome gli davo le spalle e mi ero seduta sul tavolo ho detto riprendo per il culo e appunto l'ho presi per il culo godendo, ecco, quindi la porno politica, perché bisogna trovare maniere di comunicazione efficaci, c'è una vastissima quantità di persone che si guarda, che va su YouPorn, no? Ora, io non metto niente di sessuale, non si sa neanche se lo faccio veramente, di fatto ho esordito nel 2010 con un film in cui è una scena di sesso, quindi potrei essere semplicemente una brava attrice, adesso ho 26 anni, quindi tornerebbe. Ma se questo cattura l'attenzione, quello che dico comunque deriva da preparazione, perché mi reputo preparata, è vero sapere è saper di non sapere, però generalmente insomma ho studiato scienze politiche, un minimo di cognizione di causa sugli eventi internazionali, sulla politica, su tutto, e ho anche fatto politica, ce l'ho, quindi se riesco a comunicare facendolo con la lucidità, allora posso e devo farlo, no? Si tratta di essere efficaci e soprattutto trasmettere un messaggio che non potrei trasmettere meglio, perché io parlo dell'essenzialità dell'unione uomo e donna, perché da soli siamo tanto, possiamo fare tanto, ma insieme possiamo fare e dare letteralmente di più. Perché è così, infatti mi sono trovata ora da quando ho iniziato The Venusians, l'ho iniziato un anno dopo la laurea perché mi è venuta questa idea, stavo scrivendo un libro che prima o poi pubblico e sì, mi è venuto in mente, ho fatto e tutto, ma non stavo sfruttando appieno le mie potenzialità, non stavo parlando completamente, diciamo che ero un po' refrained, ero un po' trattenuta comunque da certi codici familiari del nord dell'Inghilterra, nella lordship, eccetera eccetera, ho vissuto una vita un po' strana, poi quando ti liberi in effetti ti accorgi che c'è una persona che ti sta accanto non può rallentarti, cioè appunto insieme l'unione fa la forza davvero,
però devi essere complementare, devi saper trattare la coppia e devi saper appunto capire le ambizioni dell'altro. Perché quello che appunto la cosa bella di ciò che faccio io, che comunque è un lavoro a tutti gli effetti, è che mi lascia il tempo per prendermi cura del mio uomo, me lo lascia. Per dire, ieri ho fatto un video, sono uscita in mattinata a Livorno per prendere delle cose al mercato, cercare delle candele, dovevo fare determinate cose per la sera e per l'atmosfera, diciamo. E poi sono passata a casa, ho fatto il video, ho preso il treno, ho lasciato le cose a casa. Nel frattempo avevo montato il video. Sono scesa giù a fare la spesa, sono rientrata e ce l'ho fatta quantomeno a fare l'aperitivo con la salsa tonnata, una salsa di tonno particolare con il tabasco che ho inventato io, patatine, noccioline tutto insieme, piccante con il tabasco, perché c'era una bottiglia di Croce Hermitage, adoro i vini francesi, che è un po' speziato come vino e sta benissimo con appunto il cibo speziato. Quindi dopo ho presentato un piatto di merluzzo al curry con condimento, delle verdurine tagliate, melanzane, zucchine e cipolle tagliate sottili sottili con l'uva sultanina, quindi un po' alla siciliana. Beh, devo dire che le mie cooking skills sono molto migliorate col tempo, però devo anche ammettere che non è una cosa che di solito faccio così leggera, voglio dire, sono partita quest'estate dicendo che appunto ero poligama, volevo pensare solo al lavoro, non mi sarei fatta catturare da nessuno. Poi magari vedete delle cose e pensate che insomma sono un po' incoerente, io che parlo sempre di coerenza invece e sono contro l'ipocrisia. Beh, no, in realtà incoerente non sono perché se partita, cioè non sono incoerente perché in ogni caso non sono rallentata, sono a una tripla velocità in questo momento. E anzi, devo dire che sì, la porno politica è una cosa che mi è venuta, ehm, cioè l'idea è venuta a me di parlare godendo sulla politica, però il termine no, cioè l'unione, cioè le cose vengono sempre in due, quando si trova una persona che ti velocizza e non ti rallenta e stai bene, vai, però appunto cucinare, cioè non sono... Un tempo avrei detto, pensate, uno dei primi libri, un libro che mi condizionò un po', che mi fece ridere, era Gli uomini preferiscono le stronze di Sherry Argov quando ero al liceo. Sapete che è femminista al massimo, anche perché dice che una donna non deve mai cucinare, di fare delle scene schifose così l'uomo lo porta sempre al ristorante, dice che a letto con un uomo ci si va dopo settimane e settimane di corteggiamento, dopo che si è fatto spendere, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè delle cazzate colossali. E io mi divertivo al liceo, appunto mi chiamavano tutti, mi dicevano che ero piuttosto stronza e collezionavo storielle, non ho avuto niente di serio, ma meno male perché poi magari ti ritrovi davvero quando ti fidanzi al liceo è un disastro perché poi dopo non fai più niente. E invece è bello sperimentare, però non c'è niente di più bello del dare gioia a un uomo che già ti dà tanto. Quindi questo è il messaggio, sono i messaggi profondi che mando riguardo a tutto un movimento che si chiama neomaschilismo. Che nessuno mi rubi il termine, perché comunque ho già preso il copyright. E presto uscirà il libro, insomma, seguitemi su tutte le piattaforme e siate fieri di essere uomini e siate fieri di essere donne, femmine, madri, mogli, figlie. Ciao.